Buongiorno, oggi siamo alle Motte di Castello di Godego. Questa è un'area archeologica che si trova ai confini tra i comuni di Castello di Godego, in provincia di Treviso, e San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Ha un'estensione di 230 metri di lunghezza per circa 200 e come vediamo si tratta di un terrapieno che circonda una vasta area che si può configurare come un castelliere, cioè come un antico centro abitato preistorico. Ma quanto si può osservare oggi non è la struttura integra originaria. All'inizio del XX secolo il geologo Achille Tellini, che aveva già individuato il castelliere di Gradisca di Sedegliano in provincia di Udine, descrivendo e rilevando questo castelliere, lo trovava completamente integro, rialzato sul piano campagna di 4 metri. La parte del terrapieno, non più esistente, sembra sia stata sbancata nel secondo dopoguerra per ricavare terra da concime. Ora il terrapieno, percorribile con sentiero sopraelevato, è circondato da una folta vegetazione di robinie e aceri. Una caratteristica delle motte di Castello di Godego è quella per cui la struttura presenta un'orientazione, sia pure approssimativa, con il sorgere del sole nel solstizio d'inverno, 21 dicembre. Nella cultura preistorica, individuare il momento del solstizio d'inverno ed estate era fondamentale per l'attività agraria, ma legate a questo importante momento dell'anno solare non si escludono pratiche cultuali funerarie. Dopo varie ipotesi sull'origine e la frequentazione del luogo, individuato prima come castrum romano o insediamento barbarico alto medievale, solo nel 1979, a seguito di una efficiente prospezione archeologica, sia pure superficiale, si trovarono reperti risalenti all'età del bronzo. I primi scavi condotti dalla Sovrintendenza Archeologica per il Veneto tra il 1984 e il 1986 portarono alla luce un insediamento di tipo terra-mare risalente al periodo tra il XIV e il XIII secolo a.C. L'arginatura sembra essere stata costruita successivamente nel XII secolo a.C. Perché cultura di terramare? La parola terramare indica una distorsione del termine terra marna con cui i geologi dell'Ottocento indicarono le terre fertili recuperate dagli insediamenti di tipo castelliere. Dopo la costruzione del terrapieno, l'abitato continuò e si sviluppò fino al IX-VIII secolo a.C., periodo nel quale arrivò la popolazione dei Veneti nel territorio.